Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, ovviamente fumetti e a tutto quello che riguarda il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, finalmente, eccomi qua di nuovo in mezzo a voi. Scusatemi ragazzi, ma purtroppo l'influenza e gli impegni familiari mi hanno tenuto lontano da YouTube, ma va bene, non fa niente. Sono ovviamente ritornato e spero ragazzi, sono riuscito a leggermi queste cosette qua, ovvero il numero 471 di Dylan Dog, Tony Bella Salma. Ragazzi, Tony Bella Salma, io non faccio solo cose bonelli, ne parleremo ragazzi. L'enciclopedia della paura di Dylan Dog del 2025, anche di questo ne parleremo, ma non molto bene ragazzi. Ma oggi, ovvero in questo video, parleremo di Dhampir, l'ultimo uscito ragazzi. Se siete pronti, allora partiamo! Eccoci qua ragazzi, dopo la sigla siamo tornati appunto per parlare dell'ultimo numero di Dhampir, ovvero il 309 ragazzi. Allora, vediamo subito da chi è stato fatto, ovviamente da Sergio Bonelli, ma allora il soggetto e la sceneggiatura è di Gigi Simeoni, i disegni sono di Dario Viotti, la copertina ovviamente è di Michele Cropera, inconfondibile, e il lettering è di Omar Tuis. Allora ragazzi, diciamo subito una cosa. Vorrei parlarvi come sempre, no? Prima, scusatemi ragazzi, ma ancora la tosse ce l'ho. Vorrei parlare prima un po' della copertina, però ecco, diciamo una mia piccola impressione su questo numero. Parto subito con un voto da sufficienza. Perché sufficienza? Ve lo spiegherò ovviamente più tardi. Più tardi nel senso nel corso del video ragazzi, ovviamente nel corso del video. E io ragazzi già scusatemi, ma sto guardando il retro del fumetto e il prossimo già mi sta mettendo molto hype ragazzi, mi sta mettendo molto hype, ma ne parleremo a fine video ragazzi. Quindi ragazzi seguitemi fino a fine video, oppure ragazzi, se non volete mamma mia, questa tosse ragazzi è incredibile. Se non volete aspettare alla fine del video, sotto ovviamente io metto i link rapidi e arriverete direttamente alla conclusione del video. Potete scegliere voi cosa guardare del mio video, non è nessuno obbligato a guardarlo tutto quanto ragazzi, però se lo guardate tutto quanto sono molto contento. Allora ragazzi, io vorrei partire subito con la copertina ragazzi. Me la metterò qua in sovraimpressione mentre io vi dirò un po' quali sono appunto le mie impressioni. Siete pronti? Eccola qua. Ok ragazzi. Beh ragazzi, la copertina è veramente molto bella. Abbiamo qui un Arlan non in difficoltà, di più, perché lo troviamo in questa spiaggia praticamente appunto come se fosse veramente il 6 giugno del 1944, ovvero quando ci fu appunto il D-Day. Non c'è bisogno nemmeno di raccontare che cos'è il D-Day, ma comunque sia è stato l'inizio della fine della seconda guerra mondiale, dove appunto gli alleati hanno incominciato a sfondare da nord, appunto dalla Normandia, ovviamente su una costa di 80 km in 5 punti diversi. Ma ovviamente questa ragazzi non stiamo qui a parlare di storia, ma parliamo appunto di questa copertina che è veramente molto bella. Appunto Arlan è in difficoltà incredibile, gli sparano ovviamente da quelle torrette in cima, no, alla costa. Ovviamente ci dovrebbero essere dentro dei tedeschi, o forse no. La storia ci insegna che c'erano dei tedeschi, ovviamente purtroppo sulla spiaggia un po' di cadaveri. Però ragazzi vi dico subito una cosa, questa copertina è un po' fuorviante. Perché un po' fuorvianti? Perché, e anche il titolo ragazzi, perché purtroppo su questo numero non si parla precisamente del D-Day che conosciamo noi a livello storico, nel senso non incomincia da appunto lo sbarco in Normandia, ma
c'è un piccolissimo riferimento per quanto riguarda appunto l'inizio dell'operazione, che è appunto il paracadutaggio, non so se si dice così ragazzi, scusatemi ragazzi, ma ragazzi, questo è quanto, dove appunto vennero paracadutate le forze alleate nell'entroterra per appunto evitare i rinforzi che si andassero sulla costa per appunto intercettare gli alleati. Ecco, però la copertina è veramente molto 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 bella ragazzi, e Michele Cropera ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Anche il mare si vede che c'è parecchio sangue e i cadaveri purtroppo rispecchiano pienamente quel giorno tragico, ma che fu l'inizio della liberazione. Comunque sia, Cropera veramente ottima copertina. Bene ragazzi, eccoci qua, siamo ritornati perché? Allora, dopo che vi ho fatto vedere la splendida, e ripeto, splendida copertina di Michele Cropera, dobbiamo passare ovviamente a quello che sono i disegni, ovviamente di Dario Viotti. Allora ragazzi, i disegni li ho trovati, a mio avviso, ve ne faccio vedere qualcuno. Allora, questi molto belli. Questi molto belli ragazzi, se li vedete bene, perché comunque sia hanno dei dettagli che a me piacciono molto, sono veramente fatti bene. Poi però anche questo ragazzi è bellissimo, questo di Arlan e Kuriak che si apprestano ad andare al Teatro dei Passi Perduti. Molto bello ragazzi il disegno di questo leone, che tra l'altro qui però il leone non c'è, non c'è, va bene. Però ecco, ci sono dei disegni, ecco, come questi, che purtroppo a me non piacciono molto. Perché? Perché praticamente sì, ci sono i personaggi, va bene, però purtroppo non c'è sfondo. Sono su sfondo o nero o neutro e purtroppo non mi piacciono molto. Diciamo che purtroppo rendono la vignetta, ecco, la tavola un pochettino spoglia. Ovviamente ragazzi, ci sono tantissimi altri disegni che in realtà sono veramente molto belli, tipo questi ragazzi, vediamo veramente l'horror puro, o meglio l'horror vampiresco, caratterizzato veramente ma veramente molto bene. E quello che vi ho fatto vedere ragazzi era uno spoiler? Assolutamente sì ragazzi, perché quello che vi ho fatto vedere ragazzi era un nuovo maestro della notte che si chiama Xaphan, scritto Xapan, ed è un maestro veramente molto particolare. Però ragazzi, noi siamo qui a guardare i disegni, ecco, a me sono piaciuti molto questi, devo essere sincero, perché qui veramente mette quello che è l'inquietudine di quel momento, veramente molto belli. E quindi ecco, diciamo che a livello di disegni, io so che ci sono delle persone a cui non sono piaciuti, che ho sentito ovviamente sui social, che ho visto sui social ragazzi, bello anche questo, che ho visto sui social, e diciamo che non compreranno o non hanno comprato l'albo per via dei disegni. Mi dispiace quando c'è purtroppo, no, delle persone, no, che pensano che un fumetto sia bello solo per il disegno. Però ragazzi, assolutamente ognuno ha le sue idee e io non sono nessuno per giudicarle, quindi ci mancherebbe altro. Mi dispiace molto di questa cosa, però ragazzi, diciamo che per me, per giudicare appunto un fumetto o qualsiasi cosa, deve essere appunto visto con i propri occhi. E vi dirò, questo per me è un albo da 6 ragazzi. Perché da 6? Allora, parto subito col dirvi che in realtà la storia non è affatto male. Non è affatto male, ma purtroppo ragazzi, purtroppo, e qui continuerò sempre a dirlo perché è la realtà delle cose, questa storia poteva essere scusate, poteva essere molto ma molto più, diciamo, carica di emozioni. Non che non ci siano ragazzi, però purtroppo ragazzi, 82 pagine tolgono veramente quel qualcosa, ovvero quelle 16-18 pagine, per ampliare ancora di più la storia. Perché? Perché la storia inizia veramente molto bene.
inizia veramente molto bene perché iniziamo subito nel passato, in realtà siamo ad Alençon, nella appunto Normandia, e abbiamo una ragazza che fa la spola per i partigiani, ovviamente i partigiani francesi. E ovviamente purtroppo in quel periodo non era diciamo cosa rara essere intercettati dai tedeschi, ok? Che appunto facevano le ronde, i posti di blocco per fermare appunto queste diciamo rivolte silenziose, perché ecco, i partigiani sì, sappiamo tutti com'è la storia dei partigiani, ma ovviamente molti erano nascosti da cittadini normali che appunto facevano da tramite per le informazioni. E appunto cosa succede? Che in questa storia appunto abbiamo una ragazza che fa questa cosa, nel senso fa da tramite per appunto i partigiani in Francia. E ovviamente, o meglio purtroppo, incontra una schiera di tedeschi, ma non sono tedeschi qualsiasi, perché sono appunto tedeschi già vampirizzati che fanno appunto parte del branco di Xafan. Ora, ragazzi, la tosse. Sappiamo tutti che purtroppo per i tedeschi la guerra poi alla fine è stata persa, perché appunto dallo sbarco in Normandia, come dicevo poc'anzi, è incominciato appunto l'inizio della liberazione d'Europa e di conseguenza l'inizio della fine della guerra. Xafan che cos'è però? Xafan è veramente un maestro della notte molto particolare. Innanzitutto è un maestro che da quel giorno, o meglio da quando ci fu lo sbarco in Normandia fino ai giorni nostri, era rimasto silente. Perché appunto diciamo lui è un maestro che non va molto d'accordo con gli altri della sua stirpe. In effetti lui è uscito di nuovo allo scoperto in quanto ha visto e ha sentito che molti dei suoi fratelli sono, diciamo, ormai emigrati in un altro universo o pianeta. Io spero ragazzi, che ci sia comunque sia una storia riguardante questa migrazione verso un altro mondo o universo. È una domanda che ho fatto anche Gianmaria Contro, vedremo se ci sarà qualcosa a riguardo. Me lo auguro ragazzi, perché devo dire la mia, il 300 mi ha lasciato con tantissimo amaro in bocca, perché dopo 300 numeri si è risolto tutto con un battito d'ali. E non va bene ragazzi, non va bene, anche perché Marsden è stato fatto uscire fuori di scena in un modo veramente frivolo, ma va bene, lasciamo perdere. Stiamo parlando di D-Day ora. Ora, perché diciamo che gli do 6? Perché purtroppo ragazzi del D-Day non c'è nulla. Sì, c'è un qualcosa appunto, come vi dicevo poc'anzi, dello sbarco paracadutata, la gente, scusate, i soldati appunto nell'entroterra. Per appunto qua viene raccontato per intrappolare Xafan, per fargli un agguato. In realtà però di quello che c'è in copertina purtroppo non c'è nulla. Ecco, ovviamente ragazzi non mi aspettavo uno sbarco in Normandia tipo Salvate il soldato Ryan, dove praticamente nei primi 20 minuti era da praticamente assegnargli 10 Oscar, perché quei 20 minuti dici cavolo, già valgono tutto il film, ovviamente considerazione mia personale ragazzi, è sempre personale, però diciamo che quei 20 minuti dell'iniziale Salvate il soldato Ryan sono tanta roba. E purtroppo ecco, qui dalla copertina sembrava che appunto ci fosse un richiamo, no, a proprio quel momento dello sbarco. In realtà no, e purtroppo ecco mi ha lasciato un pochettino con l'amaro in bocca anche questa storia. È lo stesso molto carina, molto carina, anche perché ha aperto appunto questo nuovo scenario su questo nuovo maestro della notte che si chiama Xafan, con dei poteri molto particolari che non vi dico, poteri molto particolari che appunto non vi dico, perché appunto, come vi dico sempre, va letto. Però ragazzi, ecco, diciamo che mi aspettavo qualcosa in più. Forse ragazzi, e dico sempre forse, questa diciamo piccola scelta di non inserire
troppe cose, troppe informazioni per quanto fu veramente il D-Day, è dovuta anche dal fatto di questa riduzione di pagine. Ragazzi, a me non mi va giù questa cosa, ma purtroppo sappiamo che è così, ragazzi, perché purtroppo la testata sta vivendo il periodo che sta vivendo, meglio tutta, diciamo, l'editoria dei fumetti italiana. Qui dovrei farci un video a parte su questa cosa, perché è una cosa che mi lascia abbastanza interdetto e mi innervosisce un po' questa cosa. Però lasciamo perdere, ragazzi, farò un video a parte su questo. Ragazzi, la tosse non mi lascerà libero durante ancora tutto il resto del video. Però appunto, ragazzi, diciamo che questo maestro è veramente molto 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 interessante. Ecco qui. Diciamo che qui vediamo veramente l'unico momento in cui sono nello sbarco in Normandia, ovviamente via mare. Questo è l'unico momento, e ovviamente ragazzi, non sono i giorni nostri, ma ovviamente sono in un'altra cosa. Non vi dico cosa, perché appunto dovete leggerlo, ragazzi. Però ragazzi, ecco, gli do 6 appunto solo per questo motivo, perché in realtà la storia è molto carina. I personaggi il personaggio è molto ben caratterizzato. Troviamo sia Arlan che Tesla che Kuriak molto sul pezzo, veramente molto sul pezzo. Ovviamente mi fa sempre piacere quando su una storia vengono inseriti anche personaggi tra virgolette secondari, come appunto Caleb Lost, o come magari altri personaggi sempre della fazione tra virgolette del bene o degli Amisha. Quindi ecco, diciamo che purtroppo, ecco, gli do un 6 solo per questo motivo, perché ci è mancato quella piccola dose di coraggio per osare un pochettino di più. Ovviamente l'azione c'è, ragazzi, l'azione c'è, troviamo cose veramente interessanti. Appunto, come vi dicevo poc'anzi, il maestro Xafan è veramente molto interessante. Bella questa vignetta, devo vedere, questa vignetta mi è piaciuta molto. Guardate un po', ragazzi, questa mi è piaciuta molto. Però purtroppo, ragazzi, gli do solo un 6. Ora, ovviamente, essendo questo numero 309 e siamo all'inizio del nuovo arco narrativo di Dhampir, ragazzi, diciamo che ancora stanno seminando tante cose per poi dopo proseguire la nuova, appunto, filo narrativo di Dhampir chissà dove. Vedremo. Però ragazzi, voglio passare adesso a illustrarvi quale sarà il prossimo numero di Dhampir, perché avremo un ritorno graditissimo, almeno a mio avviso veramente graditissimo. Sarà una storia incentrata in 2 storie, non finirà ovviamente in questo albo che vedrete fra poco, ma ovviamente avremo alla sceneggiatura Mauro Boselli e Rossi, ragazzi. Una grandissima accoppiata per Dhampir. E adesso vi faccio vedere come si intitolerà il prossimo numero, che sarà La strega di Edimburgo. Ecco qua, ragazzi. La copertina, vabbè, ovviamente non ha bisogno di commenti perché è sempre bellissima. Però finalmente ragazzi, torna Boselli. Ora lo troveremo su queste 2 storie. Ma ragazzi, non mi fermo qua, perché è stato confermato, già si sapeva da un po', ragazzi, però è stato confermato che nell'arco del 2026 tornerà anche il co-creatore di Dhampir, ovvero Maurizio Colombo, con una storia tutta sua. Vedremo, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, io dico sempre ragazzi, ma è così, nel carnet abbiamo ancora la storia tra Dhampir e Zagor, dove abbiamo avuto notizie da poco, dove appunto hanno incominciato a disegnare le primissime tavole del secondo numero. Ora l'idea per quanto riguarda il crossover tra Dhampir e Zagor era quella di fare appunto 2 numeri della serie regolare. Ci sono però degli indizi, proprio detti dagli stessi autori, che forse
non verranno pubblicate direttamente sulla serie regolare, ma forse da qualche altra parte. Speciali non lo so, perché gli speciali a tuttora sono confermati come sospesi. Però non si sa ragazzi, non si sa ragazzi, quindi diciamo che il futuro di Dhampir è ancora bello aperto e sono molto contento. Però ragazzi, ecco, diciamo che sono molto curioso di leggermi questo nuovo Dhampir che uscirà in tutte le edicole, ragazzi, tutte le edicole, il 3 di gennaio, quindi anno nuovo. Non vedo l'ora veramente di comprarlo. Io ho visto già le tavole in anteprima, mi sembra che l'hanno fatte vedere sul giornalino di Bonelli, ma non sono sicuro. Però io le ho viste e sono veramente belle e secondo me ne vedremo delle belle. Ma poi dopo, ecco, appunto, Mauro Boselli riprende in mano Dhampir, nel senso ha ripreso in mano per due storie la sua creatura, perché Dhampir è la sua creatura. Quindi ragazzi, sono veramente molto in hype per questo nuovo Dhampir che uscirà il prossimo mese, il 3 di gennaio. Molto bene ragazzi, diciamo che, ecco, non vi ho detto chissà che cosa di questo Dhampir. Di sicuro è un Dhampir dove l'azione c'è, ci sono anche ovviamente dei cenni ed fatti storici. Ecco, cosa importante, non ci sono degli accenni a dei numeri precedenti, se non un piccolissimo accenno da parte di Kuriak per quanto riguarda l'avventura precedente, ovvero l'antico marinaio. Molto bello ragazzi, già c'è il video, ve lo metterò sicuramente o qua o magari sotto con quelli consigliati, vedremo. Però ragazzi, diciamo che quella è stata l'unica diciamo come dirvi, rimembranza per quanto riguarda un Dhampir già uscito. Diciamo ragazzi che appunto un Dhampir da 6 ma con aspettative molto alte. Dhampir da 6 ma con aspettative molto alte ragazzi. Bene ragazzi, io penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questo albo, anche perché, come dico sempre io ragazzi, vanno letti. E ognuno giustamente ha le proprie idee e ovviamente le proprie opinioni per quanto riguarda appunto quello che legge o magari non legge. Di conseguenza ragazzi, la cosa che mi preme di più è sapere cosa, ovviamente chi l'ha comprato e l'ha letto, o magari anche chi non l'ha comprato, il perché non l'ha comprato. Mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate di questo numero di Dhampir. Magari scrivetemelo qua sotto nei commenti, oppure magari in privato da qualche parte, anche perché comunque sia nel mondo di internet è molto facile appunto tenersi in contatto con qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo numero di Dhampir, se ovviamente anche voi siete un po' in hype per quanto riguarda il nuovo numero che uscirà appunto il 3 gennaio. Vi ricordo comunque sia sempre la cosa più importante ragazzi, ovvero quella di iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Come avete visto ragazzi, ci sono altri 3 bei fumettini che presto vedranno la luce con un video ovviamente dedicato a loro ragazzi. Molto bene ragazzi, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e noi ci vediamo presto, ma veramente molto presto, in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!